musical nel calice di vino il letto No, quando siamo partite io e mia sorella il mercato era prettamente maschile e noi due andare a vendere vino, la prima piazza è stata Milano perché è la piazza, insomma, il cuore dell'Italia, diciamo, la Lombardia, e quando ci vedevano i ristoranti entrare guardavano con due occhi come che non potesse essere vero che due ragazze vendevano vino, insomma, ecco. Sai cosa ci dicono i clienti? Ma insomma vendete il prosecco al prezzo del Franciacorta. Ma perché? Ovvio, se il prosecco raggiunge una qualità e una lavorazione pari al Franciacorta, perché non lo devo vendere allo stesso prezzo? E invece tantissimi tuoi colleghi dicono: avete raggiunto il prezzo del Franciacorta, perché noi non possiamo? Se lavoro bene e ho la qualità, certo. È vero, il prosecco negli ultimi anni ha avuto tanta fortuna, però le persone sanno sempre di più di vino e quindi bisogna prediligere la qualità e non la quantità. Una cosa che ci fa molto piacere è stata il fatto di essere diventati patrimonio dell'UNESCO col nostro territorio, e sicuramente questo ci aiuta e invita qui la gente. Cioè, ecco, l'altra parte è il turismo, serve il turismo. Una persona quando va in enoteca, in ristorante o al supermercato, cioè deve capire perché ci sono diversi prezzi, diverse situazioni nel prodotto che vendi. Lo capisce solo se viene qua. Nonostante siamo della zona di OCG, però il terreno cambia il terreno, cambia il microclima, pendenza, tutto. Ecco perché nascono appunto le rive. Questo qui è calcare, questi sassi bianchi che si sgretolano facilmente. Brava. Misto a argilla. Sì, argilla. Mentre nella zona vicino a Valdobbiadene abbiamo più roccia. Ci sono ancora appunto le foglie su, abbiamo avuto un autunno, è un mese che è autunno e comunque è molto caldo, come l'estate, anche l'estate è veramente tanto calda. Che global warming sì, pure qui. Sì, sta preoccupando. L'agricoltura è un settore che ne risente tanto e subito di questi sbalzi e di queste anomalie, perché chiamiamole proprio anomalie. Il fatto che un'estate non piova, perché veramente è piovuto pochissimo, e anche questo piccolo inizio di autunno non va per niente bene. Le falde acquifere sono tutte basse e sono preoccupati anche in montagna. In termini di tempi di vendemmia, quanto è cambiato? Sì, è stata un po' più anticipata, una decina di giorni anticipata, e ovviamente le rese sono state inferiori. Ci sono le api, non so se avete notato il cartello all'entrata. Avete anche voi esatto, abbiamo la certificazione, proprio quella dell'ape, che è il simbolo dell'ambiente sano. Ho appena notato mentre parlo con te che in un grappolo, che poi non è un grappolo di quelli dimenticati, ma sono i grappolini chiamati di San Martino, sono quelli che escono in questo periodo. Come state vedendo ci sono due api. Se ci sono le api abbiamo il segno che abbiamo un terreno perfettamente sano. Posso assaggiare? Che cosa c'è qua dentro? Allora, adesso ti faccio assaggiare uno spumante pre-imbottigliamento. Quindi qui abbiamo un Valdobbiadene di OCG che ha finito la seconda fermentazione ed è pronto l'imbottigliamento la prossima settimana. Per nostra scelta l'uva non viene posta in vigneto in grandi carri da 30-40 quintali, ma l'uva deve arrivare qui in cantina integra, non deve uscire una goccia di succo. Quindi viene raccolta in piccoli beans e rovesciata intera, versata intera in pressa. Quindi non viene diraspata, ma viene versata intera in pressa. Sono consapevole che c'è un po' di perdita di prodotto, perché quando la diraspi riesci a fare una pressatura più potente, invece avendo il raspo qualcosa perdi, però la qualità è nettamente superiore. Ok, voi fermentate tutto quanto diviso per parcelle, perché fate un lavoro di zonazione che non fanno in tanti. Allora, in primis le particelle proprio, abbiamo le nostre 3 particelle, la 68, la 232 e la 181, che sono 3 rispettive zone all'interno del Valdobbiadene di OCG, 3 diversi territori che mi danno 3 diverse particelle. Poi abbiamo invece il Brut e l'Extra Dry, dove
le uve vengono assemblate, però anche lì ci sono delle zone che si prestano di più a essere brut, delle zone che si prestano di più a essere spumatizzate extra dry, e quindi anche all'interno del brut e extra dry che vendiamo per la maggiore c'è sempre anche lì una zonazione, tant'è che abbiamo una particella extra brut addirittura, perché secondo noi, a parte che si prestava proprio il territorio, questo terreno a vinificare in extra brut, ma è comunque la tendenza che c'è adesso per la gente. Brut che tirate quasi al minimo, sì, mi sembra, sì, la nostra particella 232 è a zero di zuccheri, è a zero, sì, è un brut nature. E comunque ti faccio presente che anche l'extra dry lo produciamo a 12 grammi litro, che è il minimo che si può fare. Quindi so cosa piantate. Quindi col sovescio fai un filare che lo lasci naturale, nell'altro filare invece metti delle piante. Ne sopporta bene. Ma non ha 5 minuti per noi? Mamma mia! 5 minuti! Lascio la Elisa. No, perché dobbiamo capire un po' la storia della famiglia. 2 minuti fuori un attimo. Dai mamma, 2 minuti, vai a parlare. Vediamo di boom, basta. Alessandro, 2 minuti. Vai. Grazie della Vieni, facciamo, dai. Ma non ci sono io. Dai, un brindisi, tutta una. Alla tua. Evviva. Alla tua. Grazie. Grazie.